Il pesto di finocchietto selvatico è un condimento straordinario per la pasta asciutta, secondo me uno dei migliori pesti che puoi fare. E sono venuto qui, in questo campo incolto, a procurarmi l'ingrediente principale, appunto il finocchietto selvatico. Qui in Toscana il finocchietto selvatico si trova da aprile fino a giugno inoltrato. È una pianta che è assolutamente facile da riconoscere, ci riesco anch'io che non ne capisco assolutamente nulla di botanica. Ti consiglio di farne una buona scorta, puoi anche congelarlo così com'è e utilizzarlo per tutto l'anno per fare la pasta con le sarde, di cui è uno degli ingredienti fondamentali. La prima cosa che devo fare è pesare il finocchietto e devo farlo finché è ancora asciutto. Ecco, sono 220 grammi. Considererò 200 grammi per tenere conto dello scarto dei gambi. Questo peso mi servirà per dosare gli altri ingredienti. Adesso lavo il finocchietto selvatico in acqua, più che altro per pulirlo da polvere e terra. Poi lo levo dall'acqua un ciuffo per volta, scartando tutti i gambi e le parti più grosse. Se poi qualche gambo rimane non ha moltissima importanza, ma cerco di levare almeno quelli più grossi. Questo passaggio serve anche a levare eventuali piante strane che posso aver raccolto per errore. Ho fatto bollire dell'acqua e ci metto il finocchietto selvatico. L'acqua non è salata, devo farlo sbollentare per almeno 3 minuti. Nel frattempo prendo circa 180 g di pecorino romano, quindi qualcosa meno del peso del finocchietto, e lo trito. Lo faccio adesso finché il tritatutto è ancora asciutto, così lo dovrò ripulire una volta di meno. Passati 3 minuti di sbollentatura, scola dall'acqua il finocchietto selvatico, ma raccolgo l'acqua in un contenitore perché poi la userò per cuocerci la pasta. Sposto il finocchietto selvatico su un tagliere e con il coltello lo taglio grossolanamente. Questo eviterà che impasti il tritatutto. Ritengo anche che il mio tritatutto non possa gestire una quantità del genere, per cui lo divido in 2 parti che farò in 2 tempi diversi, dividendo tutti gli altri ingredienti per 2. È il momento di mettere mano al tritatutto. Per prima cosa ci metto dell'olio d'oliva. Posso anche andare abbastanza abbondante perché di olio ce ne andrà comunque parecchio alla fine. Prendo una quantità di spicchi d'aglio a seconda del gusto. Li taglio, levo la buccia e poi soprattutto elimino l'anima interna, che risulta decisamente forte al gusto, soprattutto se consumata a crudo come in questo caso. Metto gli agli nel tritatutto, aggiungo anche un po' di finocchietto selvatico, una manciatina, e poi do una prima tritata. Procedo tritando e aggiungendo finocchietto selvatico alternativamente in maniera progressiva, finché non ho tritato tutto il finocchietto selvatico della prima metà che devo fare. Bene, a questo punto come vedi è ancora molto lontano da essere un pesto. Aggiungo una metà del pecorino romano che avevo tritato precedentemente. Aziono nuovamente il tritatutto e poi aggiungo metà dei 180 g di mandorle che devo mettere. Infatti il peso delle mandorle deve essere uguale a quello del formaggio. Aziono ancora il tritatutto e vedo che il pesto ha decisamente bisogno di altro liquido. Adesso devo aggiungere olio fino a portare il composto alla giusta consistenza. Una cosa molto importante è aggiungere l'olio poco per volta, poi frullare, vedere la consistenza e aggiustare ancora di olio. Questo perché il momento del passaggio tra avere un pesto troppo denso e averne uno troppo liquido è questione veramente di una piccola quantità di olio, per cui bisogna andare avanti veramente per gradi. Ecco, adesso mi sembra abbastanza a posto. Dobbiamo fare un'ultima cosa, assaggiare per valutare il sale. Un po' di sale infatti era già contenuto nel pecorino romano, quindi bisogna sempre valutare al momento la sapidità. Ok, questa è la consistenza giusta. Ovviamente è ancora troppo denso per la pasta, per cui sarà comunque necessario allungarlo con un po' dell'acqua di cottura al momento di condire la pasta. Rimetto l'acqua di cottura del finocchietto nella pentola che adesso userò per cuocere la pasta. La porto ad ebollizione, aggiungo il sale e poi calo gli spaghetti nella maniera che si fa normalmente. Quando gli spaghetti sono cotti non li scolo normalmente, avvicino la pentola a fuoco spento e poi con le pinze li trasferisco nella zuppiera. Così conservo l'acqua di cottura che mi servirà per mantecare il pesto. Ovviamente la mantecatura la faccio fuori dal fuoco come si fa per qualsiasi pesto di prodotti freschi. Aggiungo un po' di pesto e aggiungo un po' di acqua per volta, alternando per evitare di rendere il pesto troppo liquido. Mescolo e doso gli ingredienti finché non arrivo alla quantità e alla consistenza giusta. Ed ecco qua, siamo pronti per andare a tavola. Prendo un po' di spaghetti al pesto di finocchietto selvatico, aggiungo un po' di pomodorini che fanno un bel colore e servono anche un po' a sgrassare in bocca ed il gusto è assicurato. Un piatto fantastico da provare assolutamente in primavera e da congelare per il resto dell'anno. Questo pesto a me piace ancora di più di quello alla genovese con il basilico, che già mi piace parecchio.
Il pesto che non consumo subito lo congelo usando uno stampo da muffin. Preparo delle monodosi nello stampo e quando si saranno congelate le trasferirò in un sacchetto da congelatore. Così avrò pesto di finocchietto molto a lungo. Provalo e non te ne pentirai. E penso che potrebbe interessarti anche questo video qua. Noi ci vediamo alla prossima e non dimenticare di lasciare un mi piace. Ciao!